Allora, come potete vedere, io posseggo un cane molto bello, molto bravo, Charlie, e spesso e volentieri faccio la similitudine che la gente comune fa quando vede passare un cane con il proprio proprietario e dice: guarda, il cane, o viceversa, o l'umano assomiglia al cane. Io vorrei trasportare questa similitudine alla motocicletta, che in effetti dovrebbe rispecchiare il carattere, le sembianze, quasi non puoi ovviamente assumerle, ma dell'individuo. Cioè ognuno di noi ha qualcosa da mettere nella propria motocicletta. Io ho 14 anni, sto scoprendo le moto, c'è questa pubblicità della Morini Camel, già ho capito che le moto Morini sono delle moto fatte bene, c'è questa pubblicità della Camel che mi fa sognare, è una moto da regolarità anni 70 con dentro un enorme V2 4 tempi, quindi l'ho seguita, ho sofferto quando non è riuscita a finire le Dakar, ce l'ho sempre avuta nel cuore, ho anche comprato una Kanguro, per dire. E quindi quando eravamo lì sulle pietraie della via del Sale, abbiamo visto arrivare Donato con la sua Camel rivista bellissima, meravigliosa, a me si è smosso tutto dentro. Io mi ricordo che ci parlavo con la motocicletta, in particolare col mio Morini regolarità a casa, cioè, quando non si voleva mettere in moto lo imploravo di mettersi in moto. Pertanto si arriva a tal punto da amare e considerare vivente questo mezzo meccanico. Parlando con Donato Di Luzio, che è un mio carissimo amico, ci siamo messi in testa di fare questo Morini Camel Valentini, dicendogli subito: la faremo più bella della sua. Difatti il risultato è evidente a tutti. Questa è la Morini Camel, la replica della moto con cui Valentini correva nella regolarità. Valentini è un preparatore toscano che preparò negli anni '80 per la Morini il famoso Morini Valentini, che poi è stato trasformato su moto anche per la Dakar. È stato il primo endurone italiano a 4 tempi, bicilindrico V. Peccato che poi abbiamo smesso di... Avevamo tentato anche due Dakar, una arrivò quasi in fondo, poi all'ultima tappa è finita in mare, l'hanno trainata per portarla al traguardo, quindi squalificata, nessuna Morini ha fatto la Dakar. Però quello a Dakar c'era arrivato. Beh, io ho iniziato la mia attività di fuoristrada praticamente scegliendo di utilizzare una moto presente nel garage di mio padre, che appunto è stata la VOR 530. Ovviamente io non so le sue impressioni, cioè, o meglio le conosco, perché approcciando il discorso dell'enduro con una moto d'epoca non è come approcciarla con la moto col cosiddetto bottoncino rosso, è tutta un'altra filosofia. L'abbiamo fatta rimettere a posto e le mie prime 70 ore io le ho fatte su questo mezzo, solo con l'avviamento a pedale in avanti, che ti posso assicurare che richiede un notevole sforzo fisico. Sono state 70 ore di divertimento, ma di fatica, perché quando ti trovi in mulattiera, in salita, con la moto girata, doverla rialzare, ritrovare la folle, ripartire non è per niente scontato. Tant'è vero che arrivato al culmine della mia sopportazione di queste 70 ore, poi sono passato a una moderna 2 tempi 300, per poi successivamente approcciare al mondo del maxi enduro con una bicilindrica 890 KTM. Ho iniziato la mia attività di crossista, tra virgolette, con una bici da trasporto, da panettiere, da portavino, da qualsiasi cosa che era trasportabile, ed era l'unico mezzo che avevo a disposizione, che usavo quotidianamente, e pertanto ero diventato molto esperto.
E con questa prima bici ho iniziato ad approcciare il fuoristrada. C'era una montagnetta in via Bruschetti, mi ricordo, in fondo. Via Bruschetti è vicino a via Gluck, quella zona lì. E questa montagnetta era la nostra sfida. Dico nostra perché avevo degli amici che avevano la fortuna di avere dei cinquantini, che però non riuscivano a fare i salti che facevo io. Vi rendete conto? Lui parla di via Bruschetti, dove veniva a fare i salti su una pistina da cross. Siamo a Milano, vicino alla stazione centrale, dove proprio non ti viene in mente che ci potesse essere una pista, e siamo anche vicino alla via Gluck, cantata da Celentano quando parlava appunto il ragazzo della via Gluck, la campagna che viene mangiata dalla città, quindi è in piena quella storia lì. Adesso stiamo parlando del 1962, quindi molto prima di quando in America usavano le bici da fattorino come faceva lui per fare le discese e i salti, solo che poi dall'America quella cosa con le bici da fattorino è diventata la mountain bike. La grande scoperta avvenne un bel giorno in cui ero presso la trattoria di mio padre in Viale Lunigiana, vicino alla stazione centrale, e un nostro cliente arrivò con questa fiammante moto rosso e io iniziai a osservarla, ad ammirarla. Lui probabilmente capì e mi chiese se volevo provarla. Io non avevo mai provato una moto, un motorino, qualcosa che si muovesse non spinto dai muscoli delle gambe. Lo provai e lì ci fu la folgorazione dello scoprire che girando semplicemente una manetta del gas la moto si muoveva senza dover fare alcuna fatica. E probabilmente lì fu la genesi di tutto. Siamo partiti da zero cercando dei morini qua e là per l'Italia, siamo riusciti a trovarne subito uno a Bergamo, caricato sul nostro pick-up e portato nella mia officina. Lì abbiamo iniziato a smontarla tutta e iniziare a capire bene cosa copiare e cosa non copiare del Valentini. In occasione della prima At Legend ho voluto invece riprendere in mano un mezzo dal sapore un po' più particolare, dove la tecnologia non era così estrema come lo è per i mezzi di tuttora. Salire sulla Camel è stato come fare un tuffo nel passato. Ho voluto partecipare, essere presente a questa manifestazione guidando un mezzo dal sapore vintage, ma con uno stile abbastanza ricercato e particolare, ovvero una Yamaha Tenere 660 completamente rivisitata, restaurata, ricostruita in stile resto mod. Questo è un Morini vintage rivisitato sul modello di Valentini e abbiamo cercato di tenerla il più possibile conforme agli anni 80 e 90. Ha un motore bicilindrico, 500 cilindrata, sa essere docile e aggressivo. Dunque, dopo l'esperienza strabiliante del Motum, iniziai a desiderare la cosiddetta moto, anche perché tanti miei amici, come vi ho già detto, avevano il cinquantino, ma io non potevo permettermelo, a meno che, e questo fu un accordo che presi con mio padre, a meno che non andassi bene a scuola. Io per ben 2 anni sono stato promosso, che per me era già un record, perché io sono uno di quelli che, non so se lo volete inserire, ma ho fatto la prima media per 3 volte e pertanto per me era un grande successo, un grande obiettivo averlo raggiunto. E solo dopo averlo raggiunto, a 17 anni, andai in via Bramante, dove c'era il concessionario Morini, a ritirare il benedetto Morini, io e mio amico Mario. La sera stessa ero a letto con la febbre, tanta è stata l'eccitazione, e per 2 giorni o 3 io avevo la moto giù e non potevo toccarla e usarla.
Dopo questo periodo ovviamente ho iniziato a approcciare il fuoristrada, perché l'idea era quella di non più fare i salti con la bicicletta ma di farli con la motocicletta, e l'unico posto accessibile a quei tempi vicino a casa mia erano le ex Varesine, che all'epoca erano veramente un campo che ti offriva varie varietà di terreni, dalla salita alla discesa, i sassi, la sabbia, il fango, eccetera. Le Varesine, questo quartiere di Milano, cioè era una zona più che un quartiere, nel 68 quando lui veniva qui a fare i salti era una specie di deserto di pietre e ghiaia, periferia degradata, e c'era una pista da cross, proprio con una scarpata dove facevano i salti. Nell'88, cioè 20 anni dopo, io ci venivo con l'Honda XL 200 a fare i salti anch'io, perché era ancora una pista da cross qua. Adesso questo è uno dei quartieri più cool di Milano, quello dei quartieri di Porta Nuova, Piazza Gaia Olenti, c'è tutti i grattacieli. È cambiato da così a così. Non c'è più il Luna Park, per esempio. È diventata una zona ricca. E lì ci ho passato tante ore col Morini, mettendo alla prova le mie abilità e imparando piano piano ad usare la moto. Con la moto Morini regolarità casa io ho convissuto circa 8 anni usandola quotidianamente. Era la mia moto, il mio mezzo di trasporto, ho anche fatto dei brevi viaggi, ma prevalentemente ovviamente la usavo per i fuoristrada. Avevamo già formato un piccolo gruppo e ogni tanto si usciva anche. Considerando il tempo con cui ho convissuto con la moto, conoscevo la moto perfettamente in tutti i particolari, perché la manutenzione me la facevo io, cambiavo la frizione, cambiavo le gomme, realizzavo le valvole, cambiavo il cilindro, cioè tutto ciò che si poteva fare e che non potevo permettermi di far fare a un meccanico lo facevo io. Ora siamo in un'altra zona di Milano, via De Marchi, ma è qui in questo punto che Donato fa delle rizze con la sua Morini regolarità casa in una foto dove si riconosce benissimo quel gruppo di condomini là dietro che evidentemente c'erano già nel 68 e non li hanno abbattuti. Li riconoscete, vero? E così sono passati ben 8 anni della mia storia con la Morini regolarità casa. Noi l'abbiamo un po' personalizzata e migliorata anche con i materiali. Abbiamo cambiato le canne dei cilindri dalla ghisa ai Nicasil, alle bielle che abbiamo pensato prima in alluminio, poi abbiamo deciso di andare sul titanio e comprare delle bielle Carillo in America tramite un nostro carissimo amico. È stato alleggerito l'albero motore, è stata spianata la testa, abbiamo assemblato il tutto e la moto sinceramente ha un rumore che le altre non hanno. Vuoi sapere il perché il rumore di questa moto? Partendo dallo scarico tutto in acciaio inox, tutto fatto a spicchi come tu puoi vedere, il silenziatore poi è stato modificato ma ha un'apertura dentro e ha una specie di mitraglia, presente quella tutta forellata. Avendo provato prima su un'altra moto questo scarico, ho fatto un mix tra acciaio, inox, titanio, ergal, è venuto fuori un'opera d'arte e il rumore è dovuto tutti a questi materiali tutti messi assieme. Dopo c'è stato un drastico cambio di marcia, nel senso che sono riuscito a coronare un sogno che era quello di possedere una moto che avevo visto alle valli bergamasche, che avevo visto in mano ai tedeschi, ai cechi in particolar modo, che guidava questi Java o Java, qual dir si voglia,
in maniera eccellente, li portavano come delle piume e andavano come delle pallottole viventi. Riuscì tramite un mio amico a comprare un 402 due tempi telaio banana e con quello ho imparato a conoscere il due tempi, che era tutta un'altra categoria, un'altra potenza, un altro metodo di guida. E col Java non ho fatto competizione, a differenza del Morini che avevo usato anche per fare alcuni trofei FMI, ma l'ho usato sempre esclusivamente per il fuoristrada. È stata fatta anche una cassafiltro in alluminio come prototipo, dove tu con una vite stacchi la presa anteriore e cambi il filtro a cartuccia, che però abbiamo provato, abbiamo avuto dei brutti risultati, perché avendo la presa d'aria davanti, prendendo tanta aria, quando faccio la cambiata terza, quarta, quinta, la moto incomincia a scoppiettare e non va bene. Abbiamo pensato di rimettere la cassafiltro di serie, che è un po' problematica quando si devono cambiare i filtri. Devi togliere il serbatoio e la sella, staccare i tubi della benzina, ci vuole anche tanto tempo. Ho detto tra noi, quella cassafiltro è talmente bella che io la userei come soprammobile. Il due tempi mi ha permesso poi di approcciare un'altra moto altrettanto bella e altrettanto desiderata, che era uno Husqvarna 250 WR, ed era una moto arrivata dagli Stati Uniti perché non ne giravano qua. Secondo grande amore, dopo la parentesi del Java, perché l'ho tenuta molti anni e con quello ho rifatto altri trofei FMI. L'unica differenza era che avevo un 250, la velocità era aumentata, gli anni erano passati, pertanto i percorsi erano anche stati modificati, erano più impegnativi. Però l'Husqvarna mi ha dato grandissime soddisfazioni, perché probabilmente devo aver cambiato una volta o due le candele e poi non ho fatto assolutamente più niente. Beh, naturalmente io non giravo sempre solo sul fuoristrada. A un certo punto ho sentito l'esigenza anche di andare per strada e anche la necessità, perché dovevo muovermi, e pertanto ho acquistato un Morini Camel. Mi piaceva l'idea di avere una moto che fosse bivalente, nel senso che potesse andare su strada e in fuoristrada, ma io l'ho utilizzata prevalentemente per strada. E lì c'è stato il secondo diciamo innamoramento temporaneo del Morini, perché è stato subito o quasi subito superato dall'innamoramento con uno Yamaha XT 500 che ho usato molto molto spesso sulle sabbie dei deserti che frequentavo grazie all'attività e al lavoro che ho svolto in Medio Oriente. Abbiamo fatto anche un sistema di avviamento di elettronica passando dai 6 volts ai 12 volts. Mettendo tutto assieme abbiamo capito che il motore è stato evoluto, che non eravamo pronti a questa potenza, a molto poco sotto ma tanto in alto, che adesso vediamo di migliorare addolcendola. Poi sono stati fatti anche altri pezzi, tipo il forcellone è stato copiato fedelmente dal Morini Valentini. Abbiamo messo degli ammortizzatori Ohlins, la forcella portata da 38 a 40 mm, sono state messe delle pedane dello Husqvarna 125 da cross per avere maggior appoggio per le pedane. E poi la chicca che abbiamo fatto, questa asta del freno posteriore che si sdoppia e gira attorno all'ammortizzatore, mentre prima il Morini Camel aveva il freno a filo. Quando io vidi il filo, e la prima cosa che feci, tagliai il filo col tronchesino. L'esperienza dell'XT mi ha insegnato e in un certo senso costretto a cercare una soluzione per gli avviamenti dei motori. L'XT mi ha fatto dannare, perché era una moto che dovevi prendere il pedale, e qui c'è stata le prime parentesi della KTM 525 che ho preso, anche se in certi momenti era fin troppo potente, perché 525 di cilindrata sul fuoristrada basta e avanza. Dopo l'ubriacatura del 525
sono passato a un 300 2 tempi, meno massa rotante, meno pesi, eccetera. Il mondo dei 2 tempi che è terminato quando, assistendo a una gara, non mi ricordo esattamente dove, ma probabilmente a Bergamo, ho visto queste BMW azzurre e bianche targate TAG, e lì mi sono innamorato anche di quella moto lì. Come starete capendo, Donato fa parte di quella fazione che ama le moto vecchie con una grande storia dietro, ma le modificano, le personalizzano per far andare bene, per usarle, e quindi anche con componenti moderni che non stravolgano l'estetica ma le facciano andare meglio. E quindi la TAG di cui sta parlando lui e la Morini, che è la protagonista di questo video, sono di questa categoria qui. La fazione opposta dice no, la moto vecchia va tenuta assolutamente di serie come era uscita all'epoca e non va toccata. E pertanto ho approcciato subito il Righetti, il costruttore, l'ideatore di queste tag che trasformava, e sono riuscito a prendere la prima moto con Cardano. Lì è tutto un mondo a parte. Infatti io la prima volta che sono salito ho provato sta moto, ho decelerato, il di dietro mi si è alzato per via del Cardano, dicevo cos'è questa roba qui, cioè delle cose assurde. La sensazione bellissima era quella di stabilità estrema, cioè avevi il motore, il boxer basso, baricentro basso, e ti dava estrema sicurezza anche sui pezzi più brutti, eccetera. Discese non ne parliamo, andavo giù come un treno. L'handicap è che se non sei allenato è meglio che non ci sali sopra, che ha un peso stratosferico, e degli ingombri ci devi fare l'occhio, perché è facile, è chiaro, se vai sullo sterrato non muore nessuno, ma se vai su cose un po' impegnative, un po' croccanti, diciamo, hai bisogno di tenere le misure sotto controllo, perché sennò coperchi, ne ho cambiati 2 o 3 già, coperchi delle valvole, perché si incrinano, si inceppano. Abbiamo anche spostato il sistema del freno anteriore, essendo il freno originale a destra. Stando seduti sulla moto, il freno a destra, la mia mania subito è stata quella di girare completamente la ruota, girandola a sinistra, però cambiando il mozzo, non più il mozzo del Morini, ma bensì un mozzo di un SUM 250. È stato montato sui raggi e tutto, stando seduti il freno a sinistra, non è più a destra. E quando tu freni con una moto a tamburo, se tu hai il freno a destra, lo sterzo ti va così, non so se ti è mai capitato, perché tu le curve le fai più forti, a sinistra o a destra? Non puoi dire tutte e due. Sinistra. Anch'io a sinistra. Avendo il freno a destra, è una questione mentale, pensala come vuoi, io metto su tutte le mie moto, il freno deve stare a sinistra, non deve stare a destra. E il fatto di vedere nelle varie gare del gruppo 5 moto come il BMW, moto come il Morini Camel in mano a delle persone di una certa età, non miei coetanei ma magari più giovani, che andassero come delle lippe, mi ha indotto a pensare ok, vediamo di trovare un'alternativa valida a livello di potenza al TAG, e l'occhio mi è caduto non tanto casualmente, ma perché avevo avuto già il Morini Camel, avevo visto del materiale della trasformazione di Morini Valentini, e è caduto su questo benedetto Camel. Tra i tanti amici qualcuno mi consiglia di andare da un tale Sergio Brivio, che doveva essere un grande campione, un ex grande campione, e il quale aveva un bel parco moto, e probabilmente avrei potuto trovare il mio Camel. E così con Sergio, data la sua grande disponibilità e esperienza, abbiamo deciso di ricostruirne uno il più fedele possibile all'originale Valentini. Guarda, continua a dirmi sveli segreti, ma non male che lo vedi il segreto, perché non è che è nascosto. L'unica cosa di questa moto, il nascosto è dentro il motore. Perché esternamente è un Morini Camel normale, internamente ha delle modifiche che altri motori non hanno. Vedere il Morini Camel nell'officina di Sergio, finito, luccicante, lustro, profumato oserei dire,
È stata una soddisfazione enorme perché abbiamo impiegato un bel po' di tempo, ci siamo consultati varie volte sugli aspetti tecnici ed estetici e abbiamo ottenuto questo buonissimo risultato. Alla At Legend io vedo questa moto e dico oh mio Dio, proprio il Morini dei miei sogni. Poi la guardo meglio e andiamo oltre i sogni. Vederla lì passare è un conto, parlarne con Sergio che l'ha fatta è come quando sei a Brera e di un'opera d'arte ti spiegano bene perché il pittore ha fatto certe scelte, ti fa vedere particolari. Per dire, io non pensavo che le teste da corsa delle Morini fossero così piccole, non riesco nemmeno a immaginare che lì dentro ci siano 2 valvole. Poi c'è questo scarico in acciaio inox fatto a spicchi, pezzo per fare la curva. Cioè, guardate qua come si raccorda, attilatissimo. Il forcellone è rifatto tutto, gabbie a rulli, l'astina del freno posteriore è un capolavoro. Siccome c'era il cavo, loro hanno fatto l'asta deve girare intorno, gas rapido, il serbatoio in vetro resina, la maniglia per tirarla su, le pedane dell'YZ da cross, gli ammortizzatori Öhlins. Ah, poi una chicca che non c'era negli anni 80, la scatola di recupero dei vapori dell'olio. Io la staccherei, me la terrei sulla scrivania, come si dice, come soprammobile, è bellissima. Il freno anteriore spostato da destra a sinistra, cioè tutto è come quando ti fanno vedere un quadro e ti spiegano che cosa il pittore aveva in mente mentre lo dipingeva. È un'opera d'arte. Uomini e mezzi e uomini alla fine diventano un tutt'uno che si fondono in un certo momento della propria vita, un po' come la similitudine che vi ho fatto prima dell'animale che assomiglia al padrone o viceversa. Alla fine della fiera l'unità è unica pur essendo un uomo e un mezzo.